Genoa-Inter, le ultimissime sul match della 27ª giornata di Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Inter, dove vedere il match, l'arbitro di Genoa-Inter e le principali notizie di questa mattina. Amiche e amici di Passione Inter, si avvicina, mancano poche ore all'anticipo della 27ª giornata. Vi ricordo che il Milan giocherà alle 18:45 contro l'Udinese, mentre l'Inter alle 21 in casa del Genoa. Questo perché Inter e Milan si affronteranno poi il 1° marzo nel match di andata di semifinale di Coppa Italia, per cui le due gare sono state anticipate curiosamente al venerdì. Poi la gara del ritorno di Coppa Italia si giocherà invece a fine aprile, intorno al 20. Ancora non abbiamo una data ufficiale, ma si ritorna subito in campo per l'Inter dopo la dolorosa sconfitta della scorsa domenica in casa per 0-2 contro il Sassuolo, in un mese molto complicato per l'Inter, in cui in Serie A ha raccolto solamente un pareggio, quindi un solo punto contro il Napoli, poi le 2 sconfitte nel derby in rimonta contro il Milan, la scorsa settimana contro il Sassuolo, poi, piccola parentesi felice invece, la vittoria in Coppa Italia contro la Roma e successivamente la sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Ma per cercare di rialzare la testa in questo complicatissimo febbraio, per l'Inter è necessario vincere questa sera in casa del Genoa. Una squadra non facile da affrontare in questo momento, se consideriamo gli ultimi risultati e le ultime prestazioni del Genoa, sostanzialmente da quando è arrivato Blessin in panchina, giovane allenatore tedesco, difatti imbattuto. Lui è arrivato dopo la clamorosa sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina, in cui in panchina era andato il vice Concò, e da lì 4 pareggi, 0-0 contro Udinese, stesso risultato contro la Roma, e poi 1-1 sia contro la Salernitana che contro il Venezia. Possiamo dire che soprattutto da questi ultimi 2 match ci si aspettava un po' di più dal Genoa, perché erano degli scontri diretti, però la prima impressione subito, anche vedendo il Genoa in campo, specialmente nel match contro la Roma, è che abbia Blessin registrato innanzitutto la difesa. È una squadra molto più solida, compatta, lo dimostrano le 2 soli reti subite nelle ultime 4 partite giocate in campionato. In avanti ancora evidentemente i nuovi arrivi non si sono integrati benissimo, mi vien da pensare soprattutto a Yeboah, attaccante molto interessante, secondo italiano per reti realizzate nel corso del 2021, giocava in Austria, aveva fatto benissimo, ancora però si deve ambientare. Nel Genoa ha giocato fino a questo momento da esterno, è però un buon talento da tenere senz'altro d'occhio. Poi parleremo anche delle probabili formazioni in casa del Genoa. Uno dei nuovi arrivati è Piccoli e sarà indisponibile per il match di questa sera. Attenzione ad Amiri, che ha giocato solamente uno spezzone contro la Roma, le ultime 2 invece scontri salvezza li ha dovuti saltare, per cui occhi puntati su di lui, grande talento, si parla molto bene, ma fino a questo momento non ha avuto grandi chance a disposizione, soprattutto per l'indisponibilità delle ultime 2 partite. In ogni caso la classifica in questo momento chiaramente vede il Genoa parecchio in difficoltà, si trova penultimo a 16 punti, 6 dal terzultimo che è il Cagliari, in questo momento a quota 22, insieme al Venezia, stessi punti, sempre 22, però può ingannare in questo momento la classifica, perché da quando è arrivato Blessing in panchina 4 pareggi di fila, 0 sconfitte, quindi attenzione a sottovalutare questa squadra. Dall'altra parte c'è però l'Inter, che ha l'esigenza di ritrovare la vittoria, potrebbe condizionare, ma credo solamente in parte, il risultato del Milan, che vi ricordo gioca qualche ora prima contro l'Udinese a San Siro. L'Inter comunque è sempre lì a lottare sia con il Milan che con il Napoli, sono per ora 2 punti che separano i nerazzurri dai rossoneri, ma c'è sempre quell'asterisco in classifica accanto al nome dell'Inter per la partita da recuperare contro il Bologna. Ancora non abbiamo una data ufficiale, si recupererà comunque al Dallara, immagino più verso aprile che marzo, perché ancora non abbiamo una data ufficiale, per cui tanto dipenderà anche dal percorso dell'Inter in Champions League. È impossibile forse rimontare quello 0-2 contro il Liverpool, ma l'Inter è ancora vive fin quando rimane dentro la competizione. Ecco, io credo che difficilmente verrà annunciata una data per il recupero di Bologna-Inter. Un Inter quindi, che Inter mi aspetto? Mi aspetto un Inter aggressiva. L'andata fu una partita particolarmente facile, era la prima di Simone Inzaghi, era la prima in campionato per questa nuova Inter, e in parte ingannò anche il risultato e la prestazione, perché il Genoa era veramente un Genoa molto acerbo, molto impreparato, quindi
aspetto una partita completamente opposta. Il Genoa per me farà un po' la gara che ha fatto con la Roma, vale a dire resistente, compatta dietro, giocando sulle ripartenze. L'Inter nelle ultime gare ha sofferto tanto le ripartenze sulla falsariga della primissima Inter di inizio stagione, che mi ha ricordato tanto l'ultima Inter, quella soprattutto vista col Sassuolo, vale a dire un Inter che comunque mantiene un'identità di gioco, ma che si sbilancia particolarmente. Poi è vero, ha influito l'assenza di Marcelo Brozovic, quando manca lui si vede parecchio in mezzo al campo. Nicolo Barella ha fatto fatica col Sassuolo, però mi ricorda veramente tanto la prima Inter, per fare un parallelo, Inter-Atalanta, match che finì per 2-2, match di andata che si giocò a San Siro, mi ha ricordato parecchio quello contro il Sassuolo della scorsa giornata. In quel caso l'Inter aveva pareggiato, ma per poco non perdeva nei minuti finali perché Piccoli aveva segnato, poi la rete era stata annullata per fuorigioco, ma anche l'Inter precedentemente aveva avuto una grande chance con il rigore sbagliato da Federico Di Marco. Quell'Inter segnava di più, ma aveva gli stessi problemi in fase difensiva, visto che Simone Inzaghi nel post partita della sconfitta col Sassuolo ha detto: io più che essere preoccupato per la fase offensiva sono preoccupato per i tanti gol che subiamo. E ci può stare come riflessione, anche perché capita spesso che gli attaccanti si prendano un lungo periodo di astinenza, di digiuno, però sta diventando anche troppo lungo, soprattutto per Lautaro Martinez, perché in fondo il mese di febbraio di Dzeko non è da scartare, non è da buttare. Quello di Lautaro Martinez invece è pessimo, perché in campionato non segna addirittura dal 17 dicembre contro la Salernitana. Fino a quel punto era andato molto bene. L'attaccante argentino, 11 gol in campionato, da lì in poi si è un però spento, ecco. E questa Inter non può fare a meno di Lautaro Martinez, non può fare a meno dei gol di Edin Dzeko, a maggior ragione in vista ancora dell'assenza prolungata di Joaquin Correa. Non ci sarà in questa trasferta, non ci sarà lui, neanche Robin Gosens, pensavamo potesse farcela quantomeno per la panchina, addirittura si parlava di panchina per questa sera e qualche minuto contro il derby. A questo punto, prima convocazione rimandata per il derby, non sono certo però che possa giocare già contro il Milan qualche minuto. Terzo indisponibile invece Alexander Kolarov, ormai non si vede da un bel po' di tempo. Iniziamo ad avvicinarci a questo match, tra poco parleremo delle probabili formazioni di Genoa-Inter. Prima di tutto però dove è possibile vedere questa partita, dove vedere Genoa-Inter? Il match verrà dato in coesclusiva da Sky e DAZN, per cui sull'app DAZN, Smart TV, smartphone e tablet. Sky invece lo potete trovare sia sui canali di riferimento, vale a dire, li vediamo velocemente, 202 del satellite, 483 del digitale terrestre, poi Sky Sport 4K, vale a dire canale 213, e Sky Sport, canale 251 del satellite, in streaming invece utilizzando l'app Sky Go su smartphone e tablet. Chi arbitrerà in Genoa-Inter questa sera allo stadio di Marassi? È stato designato nei giorni scorsi l'arbitro Chiffi della sezione di Padova. L'ultimo precedente risale addirittura allo scorso ottobre in Empoli-Inter, match che venne vinto dai nerazzurri per 0-2, quindi il match sicuramente l'unico precedente di questa stagione, l'ultimo precedente di questa stagione è positivo per i nerazzurri. Poi assistenti abbiamo Prenna e Vecchi, quarto uomo Colombo, al VAR invece Mazzoleni, mentre Tolfo sarà il suo assistente. Mazzoleni quindi figura piuttosto esperta come responsabile VAR per questa sera. Ma andiamo a vedere adesso le probabili formazioni, perché l'Inter dopo qualche partita ritrova finalmente i titolarissimi. Mi azzardo a dire l'11 titolare in assoluto per questa stagione, e lo possiamo vedere qui nelle due grafiche. Partiamo dal 4-2-3-1 del Genoa. Non inganni, perché gli esterni fanno un grande lavoro, quindi può sembrare apparentemente un sistema molto offensivo, in realtà è una squadra che corre parecchio e si difende anche abbastanza bene. Comunque Sirigu fra i pali, difesa a 4 con FT, Vasquez, Maximovic, Cambiaso a sinistra. Attenzione Cambiaso, obiettivo nerazzurro, molto giovane, qui lo vediamo a sinistra ma può giocare anche a destra. Ancora indisponibile tra l'altro Criscito. Per quanto riguarda gli indisponibili del Genoa, Criscito, Piccoli come abbiamo detto, Siborra, Bani e Van Oisden, tra l'altro giocatore di proprietà dell'Inter, si è fatto male al ginocchio, sembra un infortunio piuttosto serio, quindi mancherà per qualche settimana. Andando avanti, a centrocampo Sturaro e Rovella, i due mediani. Poi in avanti tre trequartisti, Gudmundsson,
Amiri, che dovrebbe giocare dal primo minuto, sarebbe l'esordio in questa stagione dal primo minuto con la maglia del Genoa. Yeboah a sinistra, in genere gioca a destra, però potremmo vederlo a sinistra, in avanti Mattia Destro, che è il pericolo numero uno del Genoa. Comunque in una stagione così complicata anche per il Grifone, lui la sua la dice sempre, e quindi attenzione perché dentro l'area di rigore è molto pericoloso e l'Inter ha fatto fatica a difendere dentro l'area di rigore negli ultimi match. Per quanto riguarda l'Inter, parlavo di titolarissimi nel 3-5-2 di Simone Inzaghi e difatti abbiamo Samir Handanovic tra i pali, Milan Skriniar, De Vrij, Bastoni sulla linea dei tre centrali, centrocampo con Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic, in avanti Dzeko, Lautaro Martinez. C'è un piccolissimo ballottaggio che riguarda Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, ma l'argentino è dato in vantaggio in questo momento, quindi dovrebbe giocare lui. Da segnalare i recuperi molto importanti di Alessandro Bastoni in difesa, davanti alla difesa invece quello di Marcelo Brozovic. Brozovic aveva saltato solamente una gara, era in diffida contro il Sassuolo, Bastoni invece 2 gare, vale a dire Napoli e il Milan, scusate, era stato squalificato contro il Milan per delle frasi rivolte all'arbitro al termine dell'incontro, quindi aveva saltato Napoli e Sassuolo. Molto importante il suo rientro, soprattutto perché Di Marco aveva fatto tanto fatica contro il Sassuolo, era andato invece nettamente meglio contro il Napoli, in cui aveva fatto anche una bella figura, però contro il Sassuolo diciamo ha pagato un calo generale di tutta la squadra, quindi non è stata responsabilità del solo Di Marco, ma in pochi si sono salvati contro il Sassuolo. Tornando a noi, abbiamo già visto anche gli indisponibili di casa Inter, questa dovrebbe essere la probabile formazione che Simone Inzaghi schiererà contro il Genoa. Inutile sottolineare l'importanza di questa gara dopo 3 partite di fila in cui l'Inter non riesce a vincere, dopo un solo punto collezionato nel mese di febbraio. Abbiamo parlato di questo ballottaggio in avanti tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, e di attaccanti si continua a parlare nell'attualità, perché stamattina la Gazzetta dello Sport è tornata sul nome di Romelu Lukaku. Ieri ne abbiamo parlato tantissimo sia nella diretta delle 19:30 sia con i nostri contenuti sul nostro canale YouTube. La grande notizia che riguardava Romelu Lukaku è la nostalgia d'Italia, nostalgia di Inter, già lo sappiamo. Era un po' uscito allo scoperto lo stesso Lukaku a fine dicembre con la famosissima intervista ai microfoni di Sky Sport. Stamattina però la Gazzetta non si è concentrata solamente sul nome di Romelu Lukaku, ma anche su quello di Scamacca, perché effettivamente l'Inter il prossimo giugno l'impressione è che prenderà l'uno o l'altro. Lukaku sembra un'operazione quasi impossibile per i costi dell'operazione innanzitutto, per i rapporti anche con il Chelsea. È sempre stato un osso duro sul mercato. Ricordo che nelle ultime sessioni, soprattutto con Conte in panchina, l'Inter aveva cercato di prendere Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Alla fine prese solamente Moses in prestito per 6 mesi, e comunque Emerson Palmieri, ricordo che era un giocatore in uscita fuori dal progetto del Chelsea, il Chelsea non lo diede con facilità, l'Inter non lo diede per niente, e quindi è sempre stato un osso duro già per giocatori al di fuori del progetto. Pensate, per uno come Romelu Lukaku, che è stato pagato 115 milioni di euro la scorsa estate dall'Inter. Ieri si parlava anche di un'ipotesi a costo zero, ma obiettivamente veramente molto complicato, che il Chelsea vada a regalare un giocatore all'Inter dopo averlo preso dall'Inter 115 milioni è un'ipotesi veramente, veramente quasi irrealistica. Quindi si parlava di questo dualismo Lukaku-Scamacca, sappiamo che l'Inter è molto forte su Scamacca, ne ha già parlato più volte col Sassuolo, lo stesso Carnevali pubblicamente ha detto l'Inter è vero, è uno dei primi club che si è mosso su non solo Gianluca Scamacca ma anche su Davide Frattesi, per cui lo ha ammesso il direttore generale del Sassuolo, ci possiamo assolutamente fidare. Operazione dai costi molto diversi, perché Lukaku è un giocatore che vale in questo momento forse meno di 100 milioni di euro, però il Chelsea un'estate fa lo ha pagato 115, su Scamacca si parla di 35 più eventuali bonus, ma anche contropartite che l'Inter potrebbe inserire dentro un'eventuale operazione, perché al Sassuolo, vi ricordiamo, piacciono 2 giovani nerazzurri. Uno sta facendo molto bene in questa stagione con la maglia dell'Empoli, 9 gol in Serie A, Andrea Pinamonti. L'altro, Pirola, sta giocando un po' meno con la maglia del Monza quest'anno, però è uno degli altri talenti che il Sassuolo tiene d'occhio. Io vado in chiusura, ricordandovi quindi l'appuntamento delle 21 con Genoa Inter di questa sera. Noi saremo in diretta, come sempre 1 ora e 15 prima
rispetto al fischio d'inizio, quindi dalle 19:45 ci trovate live nel prepartita di Passione Inter e poi tutto d'un fiato, prepartita, live partita e post partita insieme a tutti i nostri abbonati. E ne approfitto per ricordarvi innanzitutto di iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e se seguite il nostro progetto, se volete contribuire, partecipare attivamente al progetto di Passione Inter e anche voi partecipare, far parte della nostra grande community nerazzurra, di abbonarvi qui in basso e poter avere tantissimi vantaggi, entrare in diretta con noi, entrare nel nostro gruppo Discord, avere accesso a contenuti speciali e tant'altro. Io vi ringrazio e vi ricordo l'appuntamento di stasera 19:45 qui su Passione Inter. Ciao!